podere cipolla proprio perché nelle carte catastali di fine 800 ogni podere aveva un nome. A me piaceva, un nome abbastanza autironico anche, simpatico, e l'ho voluto recuperare. Del Lambrusco se ne è sempre parlato, nel bene e nel male, però se ne è sempre parlato perché uno dei vini, prima del Prosecco, era il vino più venduto al mondo, comunque, certo, Stati Uniti, eccetera. Era un po' agli inizi, perché in quegli anni abbiamo iniziato veramente in tanti piccoli artigiani, diciamo, a fare vino come rifermentato. Camillo lo conosci? Camillo, sì, Abita qua vicino? A Parma. Ah, proprio. L'avete esclusa come provincia del Lambrusco, non so perché. No, questo è un focus su Modena. Okay. Quindi già avete sconfinato. Già abbiamo sconfinato così. Avete oltrepassato il secchio. E l'idea era di fare un po' di vino in garage proprio, da bersi con gli amici, da vendere qualche damigiana a parenti e amici, e tutto lì. E poi nel 2014, assieme a Massimo, che è questo qui dell'agriturismo, abbiamo pensato di ristrutturare la vecchia stalla e farci proprio la cantina di vinificazione. Quanti sono questi Lambruschi? I tre famosi, diciamo, sono Grasparossa, Salamino e Sorbara, perché sono quelli tipicamente modenesi, diciamo, e nel modenese si lavora molto sul monovarietà, diciamo, anche a zonazione. Però loro poi non sanno chiaramente fare il vino, no, a Modena? Ma no, dai, non tutti, ma... L'ancestrale non vuol dire un cazzo. Secondo me sì, però l'ancestrale, vai a parlare con i miei nonni ancestrali, sai che? Così? Non esiste, vino fermentato in bottiglia, no? Chiaramente, la famiglia era contadina, la roba che si produceva si mangiava in famiglia, quindi grosse porcherie non le facevi. No, tu no, la tua nonni. Famiglia, esatto, tuoi nonni no, però ci sono altri nonni, bisogna stare attenti a quando si parla di nonni, no? Un minimo di ritorno alla ruralità. Il ritorno c'è, penso che sia visibile. Lì a casa dei miei nonni, lì dove sono nato. Adesso andiamo a piedi, perché là è un po' rischioso. Prima erano terreni che coltivati, lavorava mio nonno, poi quando è andato in pensione li ha restituiti al proprietario, che ha deciso di impiantare un bosco. Avevo messo della malvasia, quindi un'uva aromatica che, avendo il fresco del bosco, dovrebbe, spero, che aiuti un pochino. No, adesso guardate dove andate. Perché sì, no, vi vedo già sommersi con la Canon che guazza. 55-60 anni fa qui c'era l'acqua tutto l'anno, mia mamma e suo fratello facevano il bagno, c'erano i gamberi e tutto quanto. Adesso non c'è l'acqua neanche d'inverno. E cambia molto anche la parte del terreno, quindi la parte bassa, qui dove c'è arato, è una zona un po' più friabile, quindi sabbiosa, con ciottoli di fiume in affioramento, mentre la parte alta è proprio tipico terreno alluvionale, quindi argilla rossa e limo argilloso. Il problema appunto è nelle annate molto calde, che la parte alta del vigneto risente di più del caldo, perché la crepa porta il caldo alla radice. Tutti gli anni si cerca comunque di letamare e si cerca di tenere lavorato sulla fila per evitare che si formi la crepa del secco che ti porta il caldo alla radice. Non avete sempre male, no? Questo senso di straniamento, come se siamo entrati in un'oasi. Anche a livello sonoro cambia completamente, no? Sì. Registrano un po'. Insomma, per arrivare fin qua, prima di vedere un posto che non avesse una densità di cemento del 70%, abbiamo dovuto fare un'ora di macchina. C'è una zona ricca, Era ricca che lei, sì, ceramiche, c'è una delle zone, credo che siano le zone più ricche d'Europa come reddito, perché è la Ferrari che mette. Ma lì sono le ceramiche. Le ceramiche. Piastrelle. Okay. Diciamo quello che ho visto venendo qui sono capannoni, camion, pallet a ruote, uno dietro l'altro, e questa strada che sembrava non finisse più, finché a un certo punto non abbiamo svoltato e siamo finiti dentro quest'oasi, no? Cioè l'unica piazza dove trovavi un'opera che aveva una sua specificità. La rotonda. Le zone industriali che hai attraversato anche tu, bene o male, sono aziende che lavorano, che danno lavoro.
e mantengono delle famiglie. Quindi bisogna tutto trovare un compromesso, chiaramente farlo con una logica e un'ottica un po' diversa, non a manica larga e senza un senso come è stato fatto negli anni passati. Cioè, quando in un vino, diciamo, industriale puoi correggerlo in ogni momento, nella nostra filosofia di lavoro no, quindi se sbagli un passaggio perché sei distratto, perché non hai tempo quel giorno di fare un travaso, c'è un vino che ti sa di fango, ti sa di fogna, cioè è molto più difficile fare. Magari in tanti pensano è molto più facile perché pigiano, buttano lì, fermenta, imbottigliano come... Cioè non deve essere così. Anche se ti fai un giro nelle carte dei vini e ristoranti, la maggior parte hanno gli stessi 4 lambruschi che sono uguali su tutte le carte dei vini. Facendo un po' rete tra noi aziende agricole presenti sul percorso, abbiamo scoperto che fondamentalmente siamo tutti o biologi in agricoltura biologica o biodinamica. È rimasto un grappolo. Parmigiano, facciamo il primo piano del parmigiano. Eccolo. Ma lungo. Un'altra cosa che è cambiata negli anni e si vede poi nelle annate, tipo i vari disastri che capitano, era quando qua c'erano 20 aziende agricole su un territorio, adesso invece di 20 ce ne sono 2 molto grandi. Cambia perché tutti gli anni il contadino piccolo d'inverno puliva i fossi, teneva potati i rami secchi, faceva pulizia e manutenzione. Aziende grandi no, perché è una perdita di tempo, eccetera. Quindi si lascia gli alberi che crollano nei corsi d'acqua, e le erbacce che fanno da tappo in caso di alluvioni, e poi succedono veramente i disastri. Sta passando la piena, visto? Sta passando la piena, non passiamo adesso, non passiamo più. No, beh, la quantità d'acqua che c'è di solito è pari a 0, quindi adesso... Io mi immagino questo terreno senza questo scanale o magari non pulito, cosa succede, no? Cioè l'acqua che è venuta in Romagna, se fosse venuta qua, l'acqua ci sarebbe arrivata anche in casa dei miei nonni. Vai giù, vai, non c'entra niente. Quindi noi ci leghiamo più ai suoni della natura, volendo, i suoni dei canti tradizionali non ci appartengono onestamente, perché non ne abbiamo la cultura, non abbiamo, insomma, noi siamo venuti su con tutto il repertorio più classico. Battagliero? No, scherzo. No, noi eravamo dei rocchettari, capito, da giovani. Adesso siamo ancora giovani, ma siamo più dei fricchettoni, se volete. Cioè, nel senso, ognuno si fa la sua idea, capito, di quello che facciamo. Poi, nel senso... Una volta il lambrusco si faceva con l'uva. Una volta. Una volta. E adesso? Adesso va bene tutto. Però questo dovrebbe essere fatto con l'uva, questo Va qua. bene. Questo qua. Grazie. Abbiamo anche un ristorante stellato che non ci manca niente. Esatto, Camatilde. Offro il porta la famiglia anche. Scherzo. Il vino che stai assaggiando adesso è Malvasia e Spergola, quindi 2 varietà. Trovate pazzesco, se io li adoro. Io li adoro, è bello il fascio,